Ciao ragazzi, io sono Riccardo, bentornati nel mio canale YouTube e finalmente nel mio laboratorio. Allora, oggi ho comprato il trapano a colonna con regolazione elettronica della velocità della Parkside. L'ho comprato alla Lidl, è costato 69 euro, oggi è il 27 gennaio del 2020 ed è la prima volta che mettono in commercio un trapano a colonna che sia diverso dal classico trapano a colonna con le cinghie. Infatti questa ha una rotella che ci permette di regolare la velocità. Il modello è PTMOD 710 A1. Questa versione è una versione italiana, comunque è uscita per la prima volta in Italia e ha la caratteristica di non avere il display ed avere un numero di giri diverso dall'altro modello che abbiamo visto finora online. Infatti abbiamo visto quello che col display ci indica sia la profondità della discesa del mandrino che la velocità che abbiamo impostato. Inoltre quello col display, il modello superiore che però costa per 3 volte, ha anche il numero di giri che parte da 170, quindi un numero di giri abbastanza ridotto, invece questo parte da 500. Diciamo che la velocità comunque minima è adeguata alla velocità minima dei trapani a colonna classici e per la maggior parte dei materiali questa velocità può andare bene. Poi il resto, ovviamente chi ha necessità, ovviamente dovrà comprare l'altro per avere un numero di giri più basso. È un trapano a colonna particolare, non era mai uscito. L'ho comprato perché probabilmente lo sostituisco all'altro. Devo vedere però se ne vale la pena. Voglio studiare bene i pro e i contro e voglio mettere al corrente anche voi del pro e del contro di un trapano a colonna di questo tipo e della differenza di utilizzo tra questo trapano a colonna e il trapano a colonna classico a cui siamo abituati. Quindi facciamo l'unboxing, prima leggiamo l'etichetta che è stampata sulla confezione, dopodiché lo testiamo. Cominciamo. Ah, ma scusate, prima devo salutare Luca Pio. È un ragazzo che mi segue e ieri in chat mi ha chiesto se oggi potevo fare i saluti nel video e quindi ciao Luca Pio. Ragazzi, siete in tantissimi, spesso dimentico i nomi, quindi saluto tutti quelli che mi chiedete di salutarvi. Lui me l'ha chiesto ieri sera e mi è rimasto più impresso, quindi ciao Luca e iniziamo adesso. Leggiamo quindi l'etichetta riportata sulla parte laterale della confezione. Trapano a colonna con regolazione elettronica del numero di giri. Modello PTBMOD 710 A1 per perforazioni precise su legno, metallo e plastica. Potente motore da 710 watt con regolazione elettronica del numero di giri. Battuta di profondità e impostazione del punto zero per una profondità uniforme di foratura. Laser per un semplice posizionamento del pezzo da lavorare. Protezione antitrucioli ribaltabile e materiale trasparente. Comoda maniglia con impugnatura morbida e ritorno a molla. Grande base in alluminio per il montaggio sul banco da lavoro, dispositivo di serraggio rapido per fissare in modo rapido e sicuro il pezzo da lavorare, adatto anche per pezzi rotondi, battuta parallela per un posizionamento sicuro del pezzo da lavorare. La potenza, come abbiamo detto, è 710 watt, il numero di giri a vuoto va da 500 a 2600 al minuto, la lunghezza della punta va da 0 a 70 mm. La capacità del mandrino ha un serraggio da 1,5 mm fino a 13 mm. Il massimo diametro del foro è 40 mm nel legno e 13 mm nell'acciaio. Gli accessori in dotazione sono una chiave a brugola e una chiave per stringere il mandrino. Il peso orientativo è di circa 8 kg e 100 grammi. La lunghezza del cavo è di 2 metri e la dimensione della base è di 320 mm x 225. Quindi possiamo iniziare l'unboxing. Incido il nastro adesivo e poi posso aprire. Non passate mai il coltello o il cutter sulla parte alta perché tagliereste materiale ed eventualmente anche il libretto di istruzioni. Allora, all'interno della confezione troviamo il libretto di istruzioni, la base in alluminio. A primo impatto sembra fatta bene. La battuta, ferramenta, chiave per il mandrino più la leva per il serraggio, il dispositivo per serrare il pezzo, mantenerlo fermo durante la lavorazione, adatto anche per pezzi tondi, infatti ha questa scanalatura che permette di fermare eventualmente tubi eccetera. La protezione trasparente per i trucioli, la stina per regolare la profondità, la leva per poter abbassare quindi la testa, il motore del trapano a colonna e poi finalmente
il motore, il corpo vero e proprio del trapano a colonna. Questo pezzo va messo qua. Va bene, vediamo adesso il montaggio di tutti i pezzi. Allora, innanzitutto posizioniamo la base al centro del nostro piano di lavoro. Non è molto pesante, per essere sincero, dietro è vuota e il metallo non ha uno spessore elevatissimo, però sembra fatta bene, non ha difetti. Va bene, posizioniamola quindi qua e inseriamo per prima cosa il nostro pezzo che ci permette di fissare e di serrare bene i pezzi in lavorazione. Quindi una volta posizionato qua, così lo faccio scorrere. Adesso posso mettere direttamente il trapano a colonna nella base. Per fare questo basta semplicemente inserirlo così, facendolo scorrere. Alla base c'è questa sporgenza che combacerà con questa rientranza che c'è, quindi lo reinserisco. Ok, a questo punto possiamo serrare con le chiavi, con la chiave brugola che c'è anche in notazione, queste due viti sulla parte bassa. Allora ci resta da montare la leva per poterla abbassare. All'interno c'è già un bullone che va svitato con la chiave a brugola. E allora sulla parte bassa c'è un bulloncino, questa vite si toglie, dopodiché si utilizza questo foro passante che c'è sulla parte alta, questo foro passante, per poter inserire il bullone e renderlo un tutt'uno con la leva. Quindi si mette così, perfetto. Va bene, quindi mettiamo la protezione che va messa con delle viti. Basta sollevarla in questo modo, rimarrà verso l'alto, abbassandola rimarrà verso giù, proteggendoci. Qua va inserita la stina di profondità, questa che può essere inserita solo in un verso perché ha questa forma con questa parte piatta che combacia con questo foro. Quindi va inserita qua in questo modo, così, e qua va inserita questa leva. Ora mettiamo la nostra battuta di profondità che ha il sistema con queste T-track. È tutto montato ed è pronto per funzionare. Basta solamente collegare l'alimentazione elettrica. Il trapano a colonna andrebbe comunque fissato al banco di lavoro. Io non lo farò perché è solamente una dimostrazione. Infatti in dotazione abbiamo anche la ferramenta per poter eseguire questo lavoro. Facciamo adesso una panoramica generale di questo trapano a colonna. Allora, esteticamente mi piace, già questo è un punto a suo vantaggio. Poi i gusti sono personali, però devo dire che obiettivamente, essendo più piccolo del classico trapano a colonna ed avendo questo design più moderno, diciamo più gradevole da vedere. Allora, la parte superiore in plastica è una plastica dura, quindi sembra robusta. Sulla parte frontale abbiamo il logo Parkside, il tasto on e off, la rotella per la regolazione della velocità. Il movimento ha dei leggeri scatti, quindi ci permette di regolarlo con precisione. Il numero di giri suddivisi in step, quindi 500, 920, 1340, 1760, 2180 e 2006. Sulla parte sinistra c'è un grafico che ci permette di capire la velocità da dare al nostro trapano a colonna in base al diametro della punta che stiamo utilizzando ed il materiale che stiamo forando. Sulla parte alta abbiamo la battuta di profondità, questo ci permette di regolare con precisione la profondità che vogliamo dare al nostro pezzo, ora lo vedremo. Vediamo come regolare l'altezza. Bisogna aprire questa leva, tramite l'impugnatura potremo abbassare tutto il corpo, la parte principale dello stesso trapano. Dopo che abbiamo stabilito l'altezza che deve avere, serriamo di nuovo la leva in basso, dopodiché possiamo abbassare e alzare tramite la nostra leva tutto il corpo per forare con precisione. Però non torna perfettamente in alto,
bisogna aiutarlo. Ora vedremo, forse perché è nuovo. Nella parte posteriore c'è l'alloggiamento per il cavo, per evitare che vada a intralciare il nostro lavoro, comunque possa forarsi e danneggiarsi. Vediamo come funziona la regolazione della profondità. Allora, c'è questa leva, una volta aperta possiamo regolare la profondità della stessa, o utilizzando il riferimento sulla parte frontale, che ora vi farò un'inquadratura e vi farò vedere, oppure aprendola, abbassando fino alla profondità che serve a noi, quindi 2 cm, bloccando la leva di nuovo. A questo punto avremo solamente questa escursione ed il trapano si bloccherà dove avremmo stabilito noi. Però, anche se abbiamo la possibilità di regolare il riferimento della linea rossa tramite questa vite, svitandola e posizionandola più o meno in alto, purtroppo l'adesivo è posizionato male, quindi dovrò staccarlo e posizionarlo in modo corretto. Sì, perché è almeno 4 mm più in alto. Adesso è arrivato il momento di collegarlo all'alimentazione elettrica. Ho inserito la spina, la velocità è messa al minimo, accendo il trapano a colonna, anche se è molto ballerino, è leggero, quindi fissatelo al vostro piano di lavoro, perché rispetto al classico trapano a colonna questo ha poca stabilità. Allora, lo avvio. Aumenta e diminuisce la sua velocità a piacere. Non vi ho fatto vedere il tastino laterale che serve per l'accensione del laser. Comunque, non mi piace questo comportamento. Vediamo. Purtroppo ha questo aumento e questa diminuzione del numero di giri che non mi piace affatto. Cominciamo col piede sbagliato. Intanto una nota positiva. Una volta acceso, se va via la corrente e il tasto rimane premuto, al ritorno della corrente il trapano non si avvierà. Infatti lo spengo staccando la corrente, reinserendo la spina non parte, quindi abbiamo almeno questa sicurezza. Bisogna premere di nuovo il tasto. È la prima volta che utilizzo un trapano a colonna del genere con la regolazione elettronica della velocità. Sembra che all'accensione abbia un picco iniziale e poi si stabilizza, però verifichiamolo con il contagiri elettronico, vediamo se è un'impressione oppure se è vero. Allora, sto facendo il test di velocità con questo tachimetro digitale che ci permette di vedere la velocità di rotazione di utensili e non solo. È molto utile, quindi vi lascerò il link nella descrizione per poterlo comprare anche voi, eventualmente utilizzarlo sia sul trapano a colonna che su altri utensili, motori eccetera, dei quali dovete sapere la velocità. Allora, è impostato al minimo, quindi a 500 giri. Lo accendo, vediamo il suo picco iniziale e poi se si stabilizza. Allora, non è un'impressione, c'è questo sali e scendi di velocità, infatti è andato da 390 a 500 circa, questo non va bene. Proviamo con 920. Pure qua da 6,50 a 7,50, 1340. E siamo a 1100, 1760. Qua ci siamo quasi perché oscillava comunque attorno a 1700.
2180 ne indica un pochettino di più. Vediamo con 2006. Diciamo che va bene, ci siamo quasi, è veramente pochissima la differenza. Il problema è sui giri bassi, non mi piace perché va da 300 a circa 500, oscillando un numero di giri casuale. Se non abbiamo un utensile del genere, purtroppo non riusciamo ad impostare con precisione la velocità, altrimenti dobbiamo aspettare il modello successivo, oppure modelli come Bosch, eccetera, che hanno già il display incorporato, ma costano un po' di più. Adesso vediamo che rumore fa, quindi a bassa velocità. Andrebbe misurata a circa 1 metro di distanza, con ambiente e situazioni favorevoli, eccetera, però siccome devo rientrare nell'inquadratura e siccome l'operatore solitamente è vicino al trapano a colonna, io il numero di decibel ve lo leggo a questa distanza, quindi lo avvio alla velocità minima. Circa 75 decibel, considerando che la voce umana, parlando così, quasi sottovoce, oscilla sempre attorno a 75-80 decibel, diciamo che non è molto rumoroso. Certo, se si hanno dei vicini può dare fastidio, però il trapano a colonna di per sé non è rumorosissimo. Lo metto ad una velocità intermedia, quindi mettiamo circa 1500. ...85 decibel, proviamo al massimo. Circa 95 decibel. Al massimo un po' di fastidio obiettivamente lo dà, ma è un utensile, non possiamo pretendere che sia silenziosissimo. Adesso però mettiamo una punta e vediamo se il mandrino soffre della sindrome di Parkside, quindi il mandrino storto dei primi trapani a colonna, oppure se è dritto. Utilizzerò una punta per metallo della Bosch, perfettamente dritta, e la metterò nel mandrino per vedere come si comporta qua. Lo avvio e vediamo. Almeno questo va bene. Vi faccio una inquadratura frontalmente per farvi vedere la precisione della punta. Allora, l'accendo, siamo a velocità massima. Proviamo a velocità minima, che si vede meglio la rotazione. Ovviamente la vite serve solamente come riferimento per capire che non ci sono oscillazioni. Almeno il mandrino gira dritto, però c'è un altro però, perché se lo abbasso, oltre a sentire una resistenza che non è quella della molla, è un attrito vero e proprio, e poi lo rilascio, non ritorna nella posizione massima di altezza e va aiutato. Quindi c'è questa parte con questo scatto, vedete, rimane. Ho preso l'unico esemplare difettoso, o sono tutti così, non lo so. Fatto sta che il mio in questo momento ha questi difetti. Ha la colonna che non scorre come dovrebbe. Se lo rilasciamo di colpo va verso su, però non è fluido nei movimenti. Vediamo, lo farò sostituire. E allora ragazzi, sono andato a fare il reso alla Lidl, ho preso un altro esemplare, però anche questo ha il difetto della leva, è dura, rimane abbassato, dobbiamo sollevarlo noi e non c'è modo di farlo funzionare correttamente.
Va bene, continuiamo comunque a testarlo, vediamo come si comporta, almeno abbiamo un parere pure sul suo funzionamento. Allora, anche questo di qua ho già fatto le prove e il mandrino gira perfettamente dritto, con una cosa buona e apprezzabile che c'era, il resto non va bene. E il numero di giri, anche in questo caso, su questo esemplare, ha uno scarto di 100-200 in base a come lo impostiamo il numero di giri, e in meno rispetto a quello che dovrebbe essere. Quindi, comunque, proviamo se è capace di lavorare. Per fissare il pezzo sulla base dobbiamo sollevare il nostro sistema di fissaggio, dopodiché mettere il pezzo che dobbiamo lavorare. In questo modo io utilizzo questo pezzo di legno per evitare di danneggiare la base, comunque oltrepassarlo. Stringo questa manopola che mi permette di avere un fissaggio perfetto del nostro pezzo. Proviamo a vedere la bontà del laser e vediamo se l'incrocio delle due linee corrisponde al punto in cui la nostra punta di trapano andrebbe a forare. Quindi lo abbasso ed è circa 1 millimetro più avanti il foro rispetto all'incrocio delle due linee. E come orientamento fra destra e sinistra va bene. Adesso con questa puntata 8 proviamo a fare questo foro semplice. Ho già serrato il pezzo a 500 giri e vediamo come si comporta in un compito così semplice. Quindi abete, punta per legno, 500 giri. A qualcosa, più di qualcosa che non va. Tra l'altro mi sono accorto che in queste altezze il laser non riesce ad avere l'incrocio, ci sono solamente due linee delle quattro che dovrebbero esserci. In base a quanto ci allontaniamo dal pezzo, compaiono o scompaiono le linee di sinistra. Comunque l'elettronica di questo trapano è particolare, è strana, non riesco a capirla perché noi impostiamo un numero di giri, proviamo a fare il foro, quando il trapano percepisce che è sotto sforzo aumenta il numero di giri superando di tantissimo quello che abbiamo impostato, quindi comunque è ingestibile perché non corrisponde al numero riportato sull'adesivo che c'è qua in alto. Inoltre, anche se noi dovessimo trovare e capire qual è il posizionamento esatto della rotellina, comunque poi aumenterebbe quando trova l'ostacolo. Provo a forare questo metallo da 4,5 mm, olio da taglio. Ho impostato i giri a 920 che poco fa corrispondevano a circa 800-750, quindi dovremmo esserci. È riuscito a forare, non ha avuto alcun problema nell'eseguire il foro. Lo stesso foro è venuto perfettamente circolare. È un foro fatto bene obiettivamente, però era impostato in un modo e durante la foratura ha aumentato il numero di giri, quindi è andato sotto sforzo e ha compensato aumentando. Allora non ci resta che fare questa prova con la sega a tazza da 68, non ho voluto usare la più grande, e vediamo come va. L'ho imposto a 920. E si è fermato con poco sforzo, va in protezione. Proviamo aumentando. No. Proviamo anche questa punta Forstner da 35 mm. Allora 920. Vedete, rimane bloccato, forse peggio dell'altro, rimane completamente abbassato. Vabbè.
si ferma, bisogna andare molto lentamente. Come sentite va sotto sforzo durante il foro. Comunque, se si va veramente con dolcezza, allora il foro riesce a farlo, altrimenti nada de nada. Allora ragazzi, con il trapano a colonna classico adesso replichiamo il foro che ho fatto sull'altro, quindi punta Forstner da 35 mm, vediamo, è impostato a 800 giri. È un trattore, solamente mettendosi di peso si blocca, ma ovviamente ho esagerato. Sull'altro invece basta fare pochissima forza e non riesce assolutamente a completare il foro. E allora ragazzi, io ho finito con questa prova, questa recensione di questo trapano a colonna. Non mi piace, c'è poco da dire. Obiettivamente ha dei difetti che sono importanti e che influiscono sulla qualità del lavoro. A parte il fatto che un operatore non può stare a comandare la discesa e la risalita con forza di un trapano a colonna, ma dovrebbe semplicemente abbassare e il trapano dovrebbe ritornare nella sua posizione automaticamente. Se lo abbassiamo tutto, la molla ha un po' di forza per farla arrivare in alto, ma dovremmo rilasciarlo di colpo. Non ha senso. Se invece lo abbassiamo fino a metà, poi deve risalire col nostro aiuto. Vabbè, è un difetto che era anche nell'altro, quindi vuol dire che o sono stati prodotti male oppure ho beccato gli unici due esemplari difettosi. Mi sembra difficile. Il regolatore di velocità non va bene, non rispetta il numero di giri che impostiamo, quindi dovremmo capire noi tramite l'accessorio contagiri a quale posizione metterlo per avere il numero di giri corretto, che però poi varia quando abbassiamo la leva, quindi quando trova una resistenza aumenta il numero di giri, quindi a che serve? Non l'ho capito. È un peccato perché ha un buon sistema di fissaggio, il mandolino è dritto, esteticamente è gradevole, anche se l'ultima cosa da guardare è l'estetica, quindi purtroppo devo fare il reso e devo bocciare questo esemplare e quello di prima. Spero e mi auguro davvero che voi abbiate trovato un articolo funzionante e che io sia stato semplicemente sfortunato, perché 2 su 2 mi lascia pensare. Fatemi sapere nei commenti il vostro trapano a colonna come si comporta. Io faccio il video per farvi vedere come va il prodotto. Se vi sono utile mettetemi mi piace al video, perché il mi piace va a me, non va alla Parkside, non va alla Lidl. Spero davvero che il vostro funzioni bene e che questo sia un caso isolato, anzi 2 casi isolati. Non mi resta che salutarvi, ringraziarvi di aver visto questo video fino in fondo. Ripeto, mettete mi piace, iscrivetevi al canale se avete voglia e attivate anche le notifiche cliccando sulla campanella qua giù in modo da ricevere l'email ogni volta che io caricherò un video. Detto questo, non mi resta che salutarvi e darvi appuntamento alle prossime recensioni. Ciao da Riccardo e a presto!